Ciao a tutti, Dream Lake Moon vi dà il benvenuto a questo video speciale perché si tratta di un video che fa parte di una collaborazione internazionale insieme ad altri youtuber che trattano nei loro canali di Tamagotchi. Non solo Tamagotchi, anche io ringrazio tantissimo Panda Bunny Toys che mi ha chiesto di far parte appunto di questa collaborazione. La ringrazio tantissimo e la saluto. E saluto anche tutti gli youtuber che faranno parte di questo progetto. Per tutti quelli che stanno guardando questo video vi ricordo che trovate i link ai loro canali nella descrizione, nell'info box, e trovate anche i link alla loro pagina Instagram, per cui trovate tutti i social, tutti i contatti per andare a seguirli se volete. Vi ricordo che trovate anche la playlist sempre nella descrizione del video in cui trovate tutti i video facenti parte di questa collaborazione. E quindi ora iniziamo! Presenta te stesso e il tuo canale. Che tipo di video fai? Per chi non lo sapesse, il mio vero nome è Francesca, per cui ciao a tutti voi che mi seguite da ormai 2 anni e mezzo, forse anche di più, su YouTube e non sapevate il mio nome. Mi chiamo Francesca e ho iniziato questo canale con lo scopo appunto di portare video sui Tamagotchi. Infatti sono partita con quello all'inizio del 2017, quando ho riscoperto i Tamagotchi. Il mio scopo era quello appunto di portare guide che aiutassero i giocatori italiani a comprendere come funzionavano i vari modelli, quelli in cui mi imbattevo. Qualche mese dopo ho anche cominciato a inserire dei video di gameplay sul mio videogioco preferito, The Sims, nella fattispecie il 4, poi ho inserito altri titoli come The Sims Medieval, SimCity, Planet Coaster, però al momento sto portando solo video dedicati a The Sims 4. Infatti tanti di voi mi conosceranno per quel motivo, per i miei video di gameplay, ma tanti anche mi seguono per i miei video sui Tamagotchi. Quindi cominciamo subito con le domande che faranno un po' da guida a questo video e ci vediamo con i Tama. Quando hai ricevuto il tuo primo Virtual Pet? E che cos'era? Il mio primissimo Virtual Pet è stato questo pinguino che ho acquistato di seconda mano da un mio compagno di scuola. Era il 1997 e era il periodo di boom dei Tamagotchi. E lui aveva questo che ha rivenduto per comprarsi quello originale di Bandai. Devo dire che mi è piaciuto subito, ne volevo uno da un po', però non l'ho mai chiesto ai miei genitori, non ero una di quelle bambine che chiedevano i giocattoli. E quindi vabbè, questo me lo sono preso io, ci ho giocato un bel po', poi ce n'è anche un secondo, questo Gigapets, che in Italia sono stati ribrandizzati col nome di Beat Beat, della carica dei 101, e questo me l'hanno appunto regalato i miei genitori per il mio compleanno successivo. E si può capire che l'ho usato tantissimo, l'ho consumato letteralmente e... Ma perché mettevo queste cose? Vabbè, e sì, direi che i segni del tempo ci sono tutti. Comunque questo è stato il mio secondo. Qual è il tuo Virtual Pet preferito? Al momento sono davvero ossessionata per i Tamagotchi Mits, o gli On in questo caso, che davvero mi piacciono un sacco. Credo di non aver mai apprezzato, comunque era da un po' che non apprezzavo così tanto un modello di Tamagotchi. Subito prima che uscissero i Mits, il mio preferito era questo For You Plus Anniversary, anche se i For You ci ho messo un po' a capirli e ad apprezzarli, forse perché sono anche stati i miei primi Tamagotchi a colori e io mi ero persa praticamente tutto quel periodo che andava dal 1997 al 2017, per cui ho perso 20 anni di storia, quindi ho fatto fatica ad abituarmi ai Tamagotchi a colori. Dovevo prima riscoprire un po' di modelli precedenti prima di comprenderli davvero, per cui tutti connection. Una nota di merito, se proprio vogliamo parlare di tutti i Tamagotchi presenti sul mercato e non, va al Tamagotchi Angel, che come vintage è il mio preferito, infatti ho solo questo e un altro, e mi piace per le sue animazioni, per cui
tra i modelli vecchi è al momento il mio preferito. Poi continuo a cambiare idea, penso un po' normale, però quelli che mi piacciono davvero sono rimasti sempre quelli. Mi piace tantissimo anche il Tamagotchi Friends versione Dreamtown. Questo è veramente stato un gioiello da trovare, anche perché il primo Tamagotchi che ho preso quando li ho riscoperti nel 2017 era un Tamagotchi Friends, e poi ho scoperto che esisteva questa versione di cui mi sono innamorata per la quantità di personaggi, più che altro per la facilità di riuscire a ottenere i personaggi e per la quantità di giochi che contiene. Infatti i giochi sono, penso, uno dei miei aspetti preferiti. Hai un virtual pet che ti piace di meno? Se proprio devo scegliere un Tamagotchi che invece non mi piace, scelgo questo. Non perché sia brutto in sé, anzi è molto carino, però purtroppo non riesco mai a godermelo perché è molto difficile da tenere, ma soprattutto non riesco mai ad avere abbastanza giorni di ferie, per cui da dedicargli senza che muoia, e soprattutto da vederlo diventare adulto. Non sono mai riuscita a farlo diventare adulto perché non ho mai abbastanza giorni di seguito da dedicargli e oltretutto continua a morire e non mi piace tanto usare il trucco dell'orologio, soprattutto con questo modello, perché questo modello ha degli orari predefiniti per l'arrivo del predatore e dell'umano che calpesta l'insetto. E quindi se si cambia l'ora, sono cose che non capitano più. Quindi è molto difficile. Se lo uso non ho mai un'esperienza piena, per cui questo direi che è il mio modello che meno preferisco. Quanti virtual pet hai nella tua collezione? Io ci ho provato, ma tutti quanti non riesco a farveli vedere. Tutti quanti in un solo colpo. Anche perché, cioè, sono veramente tanti. Non pensavo. Continuavo a tirarli fuori dalle scatole e mi spaventavo nel frattempo. Mi chiedevo, ma quanti ne ho? E vabbè, non ci stanno nemmeno sulla coperta che ho messo sul letto. E vabbè, questo è tutto, direi. Li ho appena contati, perché era da un po' che non facevo una ricapitolazione dei miei virtual pet. Sono 33 in totale, come i miei anni. Ops, vi ho detto la mia età. Vabbè. Piacere, sono Francesca, ho 33 anni e colleziono Tamagotchi. Beh, non c'è nulla di male, giusto? Qual è il virtual pet che hai e che hai sempre voluto? Per rispondere a questa domanda torniamo un attimo a parlare di Tamagotchi Friends Dreamtown, perché questo è stato il primo Tamagotchi di cui sono diventata pazza subito dopo averli scoperti, per cui subito dopo, no, non scoperti, riscoperti, dopo aver preso il Tamagotchi Friends, che è stato, vi ricordo, il primo. Appunto, subito dopo questo ho cominciato a informarmi tantissimo sui Tamagotchi che c'erano stati tra il 97 e allora, per cui l'inizio del 2017, e ho scoperto che erano stati fatti anche questa versione speciale di Tamagotchi Friends, molto più carini, nel senso con molte più cose, con personaggi molto più facili da ottenere, anche se erano gli stessi, però la meccanica di gioco diversa e quindi molto più accattivanti. E poi insomma ero ancora in una fase in cui non prendevo a capofitto tutto quello che mi piaceva, anche perché mi piaceva praticamente tutto, stavo scoprendo il mondo, per cui non mi sono subito buttata a capofitto su ogni cosa che ho visto. Però questo continuava a tornarmi nella mente, continuavo a ripensarci e quindi alla fine ho deciso di prenderlo. Solo che non mi è andata bene subito. Doveva essere il mio terzo, quarto, penso terzo Tamagotchi. L'ho ordinato, ma a causa di un errore di etichettatura da parte del distributore, un lotto di Tamagotchi Friends normale è passato come Tamagotchi Friends Dreamtown. E quindi chi me l'ha venduto si trovava, chiaramente io sono italiana, si trovava solo negli Stati Uniti, chi me l'ha venduto
Prima di tutto arrivava dagli Stati Uniti il pacco. Secondo, il venditore credeva di avere un Dreamtown perché così gliel'avevano fatto passare. Quindi, vabbè, si è offerto per farmi una refund parziale, che ho accettato. Mi sono tenuta il Tamagotchi Friends, che comunque era diverso, era la versione americana. Io invece avevo quella europea, per cui mi è andata anche bene. Però continuavo a pensarci, a ripensarci, a ripensarci. Dopo un paio di mesi finalmente mi sono decisa a riprovare e l'ho trovato in Canada a un prezzo decente perché comunque i prezzi erano altini già nel 2017, non alti quanto adesso, ma altini. E quindi l'ho ordinato da un venditore che aveva una spedizione che non avesse costi folli. Quello che però questo venditore non aveva specificato era che non c'era la possibilità di avere un numero di tracking, era posta semplice, senza tracciatura. Per cui ci ha impiegato 2 mesi ad arrivarmi, e sto parlando di questo, per cui questo qua, ci ha impiegato 2 mesi, però 2 mesi in cui non sapevo che fine avesse fatto. Io credevo che fosse andato disperso, perché metterci 2 mesi, forse anche un filo di più di 2 mesi, metterci 2 mesi è un tempo veramente imbarazzante, se posso dire. Allora, mentre stavo dicendo a questo venditore che non avevo ricevuto il pacco, ne ho trovato un altro che avesse una spedizione normale come costo. Mi sono assicurata che lui invece spedisse con tracciabilità e quindi ho preso questo, che tra l'altro mi piaceva anche di più di colore. Alla fine cosa è successo? Mi è arrivato questo, e per cui tempo di attesa 2 mesi, e subito dopo, nel senso il giorno dopo, mi è arrivato questo. 2 mesi, una settimana. Per cui questo, sì, se deve essere, ne ho scelto uno solo per rispondere a questa domanda, e ho scelto questo perché ci ho pensato tanto prima di tutto, e anche perché ha avuto una storia particolarmente travagliata. Poi alla fine di questo ho detto al venditore: no, guarda, mi è arrivato, per cui non serve che mi fai il refund. Per cui alla fine tutto bene, ciò che finisce bene. Però il Friends Dreamtown l'ho voluto tanto, mi ha fatto penare per averlo, questo sì. Se tu potessi creare il tuo virtual pet, quali sarebbero il suo tema e i suoi contenuti principali? Ma se potessi creare un mio virtual pet, penso che preferirei qualcosa che abbia degli animali, per cui reali, tipo cane, gatto, coniglio, qualsiasi altra cosa, insomma, degli animali quindi veri, oppure qualcosa di tematico, come mostri o animali fantastici. Mi piacerebbe tanto che fosse a colori, ma soprattutto che avesse tanti giochi. Con tanti giochi potrebbe anche significare una cosa che ho adorato tantissimo nel Friends Dreamtown, il fatto che ci sia la scuola e ogni materia è rappresentata anzi da un gioco che si fa, non un'animazione semplice. E quindi penso che avrebbero sicuramente la scuola con tante materie e tanti giochi, quindi un livello di educazione, e poi vorrei che la crescita dei personaggi, comunque che avessero un'evoluzione in ogni caso, ma che fosse molto più random, non come la maggior parte dei virtual pets, che dipende, che il personaggio dipende dal livello di cura o dai tratti o in questo caso dalla genetica. Probabilmente avrebbero, sì, genetica, ma molto random, non come nei Tamagotchi Mix, Miz e On, che comunque hanno dei trucchi per riuscire ad ottenere dei certi tratti genetici, in modo da avere un po' più di varietà nei personaggi. Quindi sì, avrebbero la scuola con livello di istruzione, avrebbero poi di conseguenza un lavoro, una cosa che ho apprezzato tantissimo nel Tamagotchi Connection V4, sarebbero a colori, avrebbero un'evoluzione molto a caso, ma soprattutto avrebbero anche finalmente le batterie integrate, una cosa che nel Toma Pet è fantastica, per cui batterie ricaricabili integrate già nel Virtual Pet. Normalmente, quanti virtual pet usi alla volta? Ma di solito utilizzo
uno o due Tamagotchi insieme, o Virtual Pet in generale insieme. Quando ne utilizzo due, per me la cosa più importante è che siano accoppiati o comunque quanto più simili possibile, per una questione di connessione, ma non solo, anche perché mi piace avere le cose accoppiate, non so perché, ma non so, è una mia fissa. Non chiedetemi perché, per cui di solito due che sono gestibili con entrambe le mani contemporaneamente e di solito è il mio massimo. Di più mi tolgono troppe energie e di più ho come la sensazione che non riesco a godermeli del tutto. Per cui di solito due. Uno a volte, ma due è il mio numero perfetto. E poi sempre, sempre accoppiati. Quali virtual pet stai usando in questo periodo? Beh, come avete già visto, al momento ne sto utilizzando ben 3. Non è da me proprio, assolutamente, però quando ho acceso gli on, che assolutamente adoro, dopo qualche giorno avevo nostalgia del Myths Fantasy e quindi ho deciso di provarci anche con 3. Non è facile, ma ci provo e al momento sto bene così. Di solito penso che, vabbè, questo l'ho utilizzato molto ultimamente col Sanrio. Penso che sarebbe una bella accoppiata anche col Pastel. Infatti mi disturba un filino che questo sia in giapponese e questi siano in inglese. Ma vabbè, ci si può fare l'abitudine, voglio dire, non è così importante, l'importante è alla fine divertirsi, al di là delle manie, delle piccole manie che ognuno potrebbe avere. Per cui al momento sto utilizzando questi 3, non so quanto dureranno 3 insieme perché, come dicevo prima, se sono più di 2 difficilmente riesco a godermeli appieno. Quale virtual pet consiglieresti a chi comincia? Per chi si avvicina al mondo dei Tamagotchi, sicuramente consiglio il Tamagotchi Myths, è veramente facile, ma ha anche tante cosine all'interno che lo rendono molto godibile a lungo. Tra l'altro, la possibilità di connetterlo all'app è un in più molto gradito e dà sempre una nuova spinta a giocare, anche perché vedere i personaggi che si sposano e lasciano figli con la loro genetica è veramente bellissimo, secondo me. Per lo stesso motivo posso altresì consigliare il Tamagotchi Mix, anche se è un po' più chiuso in se stesso perché appunto non si connette alla app e quindi ciò che ha è ciò che già può offrire, ciò che ha al suo interno. Però è uguale al Myths come gameplay e quindi è molto godibile anche lui. Io nel periodo in cui c'erano i Tamagotchi Mix me li sono veramente goduti un sacco. Un altro modello che potrei consigliare per chi inizia, sempre per la sua semplicità, è il Tamagotchi For You, meglio il For You Plus, dato che ha dei contenuti in più e sono stati proprio quei contenuti a farmi apprezzare finalmente il For You per la prima volta. Appunto perché è semplice, è molto facile ottenere personaggi diversi, quindi non ci si annoia, è carino, ha un sacco di cosine che lo rendono unico, ma soprattutto se uno vuole spendere qualcosina in più consiglio di prenderlo magari in un secondo momento con anche un telefono compatibile con la app in modo da potersi scaricare i contenuti aggiuntivi che secondo me se devo dire la verità io comunque consiglio per partire sempre e comunque un Tamagotchi al quale si possono aggiungere i contenuti in più. Ed è per questo che il Tamagotchi Myths e il For You Plus sono quelli che consiglio più di tutti in assoluto. E niente che dire, wow, questo sì che è un salto nel tempo, mi fa davvero molto piacere aver preso parte a questa collaborazione, per cui ringrazio ancora tantissimo Panda Bunny Toys per avermi chiesto di far parte di questa collaborazione. Abbiamo visto davvero un sacco di Tamagotchi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi se è così mettete mi piace, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a qua. Iscrivetevi al mio canale se volete vedere altri di questi video dedicati ai Tamagotchi, per cui grazie mille a tutti per la vostra attenzione
Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda giornata. Ciao a tutti!